Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una nuova torcia, nello specifico la Sofirm Q8 Pro. Andiamo subito a fare l'unboxing e guardiamo cosa c'è dentro la scatola. Consueto manuale di istruzione in inglese. Ok. La torcia, che andiamo a vedere dopo. O-ring e pulsantini di ricambio. Cavetto di ricarica USB Type-C. Andiamo subito a vedere la torcia. Questa, ve lo dico subito, è una torcia che sulla carta è veramente potente. Qua c'è un cartoncino che ci dice di togliere la protezione alle batterie. Ok, quindi andiamo subito a togliere la protezione che è all'interno. Eccola qua. Semplice disco di cartone. Si può subito vedere i contatti placcati oro, quindi una circuiteria di buona qualità. Qua ci sono 4 batterie e sono 4 batterie 18650 da 3000 mAh. Anche qua in fondo è possibile vedere i contatti placcati oro. La torcia è in alluminio anodizzato, quindi anche veramente bella robusta. Sotto è presente una filettatura per usare la torcia come faro. Si può avvitare sopra una slitta da treppiede, per esempio, quindi la potete usare come, diciamo, puntatore luminoso. Qua sotto è presente la porta di ricarica USB Type-C, ma può essere usata anche come porta di un classico power bank, quindi con questa torcia potete ricaricare i vostri dispositivi tipo un cellulare. Dopo vi faccio vedere. Qua è presente il pulsante d'accensione con i LED di stato, quindi quando è rosso sarà scarico, ad esempio, e sopra la parabola luminosa con i 4 LED, anch'essa tutti in alluminio. Ma prima di provarla vi dico alcune caratteristiche principali. Partiamo subito dai lumen di uscita, quindi il massimo, ovviamente è regolabile, ma la massima potenza di uscita è di 11.000 lumen. Come avete già visto ha 4 batterie 18650, quindi per un totale di 12.000 mAh. È garantita impermeabile con certificazione IPX8, ha 4 LED XHP 50.2, che dopo magari vi faccio vedere anche le specifiche, porta Type-C per ricarica e anche come power bank. Il peso, comprese le 4 batterie, è di circa 600 grammi. Le dimensioni invece sono lunghezza 13 cm e mezzo per un diametro massimo di 6 cm circa. Quindi alla fine, anche se è abbastanza pesa, è anche relativamente compatta, tenendo conto che ha ben 11.000 lumen di potenza. Detto questo, vi voglio parlare un po' del firmware che ha al suo interno, perché ha tantissime funzioni. Ha un firmware un po' particolare che ha la possibilità di avere tantissimi settaggi. Loro lo chiamano Anduril 2. Ora vi faccio vedere a schermo tutte le possibili configurazioni di questo firmware. Ovviamente nel manuale c'è scritto tutto e si fa direttamente tutto con il pulsante che è sopra la torcia. Ovviamente quando ricaricate la batteria interna è consigliabile avere un cavetto che supporti almeno 2 A perché è un assorbimento abbastanza importante. Già come primo impatto mi sembra una torcia veramente ben realizzata, sulla carta veramente potente. Come funziona questa torcia? A video vi faccio vedere tutte le impostazioni che potete fare e tutte le caratteristiche che ha il software interno. Loro lo chiamano Anduril 2, ma in pratica è soltanto una sequenza di clic e pressioni del tasto di accensione, quindi alla fine è tutto molto semplice. Esistono due versioni, due modalità di uso. La Simple UI, che sarebbe la Simple User Interface, oppure l'Advanced UI. Di default
c'è la Simple, che è quella più semplice, è quella che io consiglio perché ci sono tutte, più o meno tutte le funzionalità che a uno può servire. Il funzionamento è molto semplice. Come vedete al video, ci sono tutte queste frecce con delle sigle, 2C, 1H, 2H, e in pratica, come vedete sulla destra, sono le azioni da fare per entrare e mandare in quella modalità questa torcia. Esempio, partendo dalla modalità off, cioè spenta, come vedete 1C, la torcia si attiverà e questa è la cosa più semplice. Con un clic del pulsante d'accensione la torcia si attiva. Altro esempio, qua 4C, 4 clic, la modalità dalla funzione off, cioè spenta, passa alla modalità lockout, cioè blocco. Quindi anche se premete dopo il tasto d'accensione la torcia non si attiverà. E così per tutte le altre funzionalità. Per esempio 15C, cioè con 15 clic vedrete la versione del software interno con 3 volte C, cioè con 3 clic, 1, 2, 3, vi farà vedere lo stato della batteria. Ripremendo una volta tornerete in modalità off. Questo è tutto riportato sia nel manuale di istruzioni che viene dato, sia ve lo faccio vedere io a monitor, ed è tutto poi alla fine molto semplice. Una volta capito il funzionamento è praticamente banale. È tutta una sequenza di pressioni e clic sul pulsante principale. Ovviamente se volete entrare anche nell'Advanced UI, le cose si complicano e secondo me si potrebbe anche danneggiare la torcia se fate qualcosa che non dovete. Quindi io vi porto a monitor anche l'Advanced UI. Qui, come vedete, ci sono tutte le impostazioni possibili e immaginabili, i settaggi, le modalità, insomma, potrete configurare la vostra torcia come volete, però mi raccomando, fate le cose con criterio. È la prima volta che vedo una torcia così programmabile su tutte le funzioni che ha. Veramente di solito sono standard e non potete toccare le impostazioni interne, cioè l'azienda vi dà delle impostazioni di preset e voi potete usare solo queste. Invece in questa modalità, l'Advanced User Interface, potete anche fare diversi settaggi. Io per curiosità e per interesse vi lascio anche in descrizione il link direttamente a questo schema che potete scaricare in JPEG. Tante volte siate curiosi di questi settaggi un po' più particolari. Detto questo, vi faccio vedere come si riesce a caricare il cellulare tramite le batterie interne. Per usarlo come power bank vi serve un cavetto che abbia tutte e due le porte USB Type-C oppure USB mini USB. Una volta inserito là, nella sua porta USB, lo inseriamo direttamente nel cellulare. Come vedete, qua si illuminano dei LED arancioni e qua inizia subito la ricarica. Io per curiosità voglio vedere quanta energia riesce a erogare. Oscilla fra i 380 e i 780 mAh, quindi per niente male. Per essere una batteria interna ad una torcia riesce a caricare egregiamente un Samsung con una batteria da 4300 mAh. Vi faccio vedere alcune funzioni principali. Innanzitutto, come vedete, quando la batteria è scarica si illumina di rosso il pulsante d'accensione. Quando la torcia è pronta per funzionare il LED è verde. Se la volete disattivare basta un quarto di giro e le batterie sono offline praticamente. Così sono batterie collegate, torcia pronta all'uso. Le varie modalità. Ci sono due tipi di scelta delle intensità luminose. La prima è graduale e la seconda è a scalini. Che vuol dire? Una volta accesa, tenendo premuto, vedete? Si può scegliere l'intensità. Oppure, premendo 3 volte il tasto d'accensione, 1, 2, 3, non si ha più una scelta graduale dell'intensità, ma è a gradini. E questa secondo me è una funzionalità, è un settaggio veramente utile. Ovviamente all'interno c'è un sensore di temperatura per evitare il surriscaldamento della torcia stessa e soprattutto della parabola
dove sono contenuti 4 LED, perché dopo un po' che l'ha usata alla massima intensità si scalda. Nelle impostazioni Advanced, oppure se fate un reset completo, c'è modo di ricalibrare il sensore, quindi anche questa è una cosa veramente utile. Un'altra modalità molto carina secondo me è la modalità candela. Per entrare in modalità candle o candela, da modalità off premete 2 volte il pulsante d'accensione e una terza lo ottenete premuto. Quindi 1, 2, 3 ed entriamo in modalità candle. Che vuol dire? Come vedete? Non è un fascio luminoso costante, ma simula la luminosità non costante di una candela. Potete anche aumentare l'intensità. Vedete, fa tipo dei bagliori. Se ci mettete sopra un diffusore, simulerà più o meno una candela. Questo secondo me è molto molto bellino, soprattutto se siete in tenda. Ci sono diversi tipi di modalità strobe, come vi ho fatto vedere la modalità candle. Questa è la modalità bike flasher e per cambiare basta pigiare 2 volte il tasto di accensione. Questa ha una modalità chiamata party strobe. Altra modalità è tactical strobe. Come vedete, questo è veramente accecante. E questo la modalità Lightning Storm Mode, praticamente tempesta. Che vuol dire? Simula i bagliori dei fulmini, in pratica. Quindi avrà una modalità di funzionamento random, quindi farà dei flash molto potenti, alcuni flash meno potenti, dei piccoli lampi, vedete? E che questa è molto molto bellina. Ovviamente poi se entrerete in modalità Advanced ci saranno altrettante funzionalità molto molto belline e interessanti. Comunque queste sono le principali modalità di questa torcia, che secondo me sono veramente veramente interessanti, soprattutto quelle delle modalità strobe, che sono molto molto belline. Io comunque vi lascio il manuale sia in descrizione e sia, come avete visto, a video, e quando la metterete in carica si accenderanno i LED blu che indicano lo stato di ricarica. E adesso andiamo a provarla direttamente outdoor per vedere la potenza effettiva di questa torcia. Bene, abbiamo visto la potenza in ambiente outdoor di notte e devo dire che è veramente potente, veramente veramente potente. Sul manuale viene riportato che la distanza massima è 400 metri di illuminazione, quindi secondo me più o meno ci si può avvicinare. E che dire, questa Sofirn Q8 Pro è veramente una torcia molto molto valida. Ovviamente questa è una torcia che ha un suo peso, un suo ingombro e quindi è da valutare. Comunque per un ambiente outdoor, secondo me per uscite notturne può anche andare bene. In descrizione io vi lascio tutti i link dove potrete trovare la torcia, ovviamente si trova semplicemente su Amazon, vi lascio il sito del produttore, la Sofirn, altri link informativi, come vi ho già detto, e che dire. Il costo è abbastanza contenuto tenendo conto delle sue potenzialità e della concorrenza, mi sento di consigliarvela.
Come sempre io vi ringrazio davvero tanto per il supporto che date al canale, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale, per qualsiasi domanda scrivetemela pure nei commenti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!